Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul canale di Italiano in Tasca. Io sono Alice ed oggi tratteremo un nuovo argomento per imparare meglio la lingua italiana. L'argomento di oggi è la forma di cortesia in italiano. A differenza dell'inglese o di altre lingue del mondo, l'italiano presenta una forma di cortesia. Cosa significa? In pratica, quando in italiano ci si rivolge in modo formale a qualcuno, perché quella persona magari è più grande di noi, perché non la conosciamo, perché riveste una carica importante, quindi c'è bisogno che le si rivolga la parola in modo formale, non utilizziamo con quella persona il pronome personale tu, ma utilizziamo la forma di cortesia lei. Adesso fate bene attenzione. Se vi ricordate, nei 2 video passati che ho realizzato ho parlato con voi dei pronomi personali, tra cui i pronomi personali soggetto. Se vi ricordate bene, questi erano io, tu, lui, lei, noi, voi, loro. La terza persona singolare è composta dai pronomi personali soggetto lui, se ci si riferisce a un maschio, lei, se ci si riferisce a una femmina. Nel caso della forma di cortesia utilizziamo lei, ma non significa che è riferito ad una femmina. Nella forma di cortesia lei viene utilizzato per rivolgersi a qualcuno in modo formale e non ha niente a che vedere col fatto che quella persona possa essere un uomo o una donna. Quindi facciamo attenzione a non confonderli. Com'è che riusciamo a capire se in quella frase lei si riferisce ad una ragazza e quindi è il soggetto della frase oppure se è la forma di cortesia? È semplice, lo si capirà sicuramente dal contesto. Quindi se ci troviamo di fronte ad una persona che non conosciamo o verso la quale vogliamo portare una forma di rispetto e una forma di cortesia, così chiamata in italiano, non ci rivolgeremo dandole del tu, ma ci rivolgeremo dandole del lei. Questo, come vi dicevo, in molte altre lingue non succede. Prendiamo come esempio l'inglese. In inglese, sia che ci si rivolga al nostro migliore amico, sia che ci si rivolga al presidente degli Stati Uniti d'America, ci rivolgiamo sempre dicendo you, quindi dando del tu. In italiano questo non succede, ci si rivolgerebbe ad un presidente come può essere il presidente della Repubblica dando del lei. Per esempio, se io incontro la mia migliore amica le chiederò: ciao Chiara, come stai? Tu come stai? Quindi le sto dando del tu. Se io invece trovo per la strada il Presidente della Repubblica, gli dirò: salve, buongiorno o buonasera Presidente della Repubblica, come sta? Lei come sta? Lei in questo caso non vuol dire lei femmina, perché il Presidente della Repubblica nel nostro caso è un uomo. Lei vuol dire cortesia, vuol dire dare a quella persona del lei. Ovviamente il verbo sarà sempre concordato alla terza persona singolare. Ora, per capire quando in italiano utilizziamo la forma di cortesia, dobbiamo immaginarci la situazione. Solitamente tra giovani non si usa la forma di cortesia,
Quindi se io incontro un mio coetaneo, anche se non lo conosco, raramente darei a questa persona del lei, perché abbiamo la stessa età, siamo coetanei, siamo entrambi giovani e quindi non è necessaria una situazione così formale. Se invece andassi in una scuola di lingue e incontrassi il professore o l'insegnante, gli darei del lei, sia che sia un uomo sia che sia una femmina, perché ci troviamo all'interno di un contesto più formale, siamo dentro una scuola, quindi il professore è la figura di riferimento, per questo dovrò darle del lei. Quasi sempre i giovani danno del lei anche alle persone più grandi di loro che non conoscono. Per esempio, io se incontro la nonna di una mia amica che non conosco, quando la incontro sicuramente le dirò: salve signora, come sta? Cosa ha fatto oggi lei? Quindi le do del lei per mostrare cortesia. L'altra persona poi potrebbe rispondere: oh no, non importa che tu mi dia del lei, dammi pure del tu. Spesso e volentieri, quando si incontra una persona che non si conosce, possiamo anche chiederle: posso darti del tu? Quando chiediamo a qualcuno se possiamo dargli del tu, non stiamo mancando di rispetto a quella persona, stiamo semplicemente chiedendo se possiamo affrontare la conversazione in modo più informale. In certe situazioni questo diventa impossibile. Per esempio, quando io andavo all'università e andavo a fare gli esami e mi trovavo davanti al professore, anche se conoscevo il professore perché lui mi aveva insegnato durante tutto l'anno, continuavo a dare del lei al professore, perché all'interno dell'ambiente scuola, l'ambiente università, lui era una figura di riferimento alla quale portare rispetto e quindi utilizzavo con lui sempre la forma lei. Di seguito troverete anche uno schema molto semplice che vi farà capire le differenze tra un discorso formale e informale. Quando ci rivolgiamo direttamente ad una persona o a voce o per scritto, dobbiamo decidere se rivolgersi in modo informale o colloquiale oppure in modo formale, la cosiddetta forma di cortesia. Il modo informale si usa con parenti, amici, bambini, persone con cui abbiamo un rapporto molto stretto. In questo caso usiamo il pronome tu e il verbo alla seconda persona singolare. Per esempio: ciao Carla, la mia amica, cosa fai? Il modo formale invece si usa con persone che non conosciamo, con cui non c'è un rapporto di amicizia. Quindi in questo caso usiamo lei e il verbo alla terza persona singolare. Signor Rossi, cosa fa di lavoro? È difficile stabilire una regola vera e propria e precisa sull'uso del lei e della forma di cortesia. Dipende molto dall'età, da quanto le due persone che stanno parlando si conoscono, dal contesto in cui si trovano. Ultimamente c'è da dire che la forma di cortesia si usa molto meno, soprattutto grazie all'avvento di Internet. Vediamo qualche frase con la forma di cortesia. Signora Rossi, vorrei darle un consiglio sulla sua attività. Giovanni, mi passeresti quel libro? Gentile spettatore, come si sente? Mi scusi, signore, sa dirmi dove si trova Piazza della Libertà? Carla, ieri non ti ho visto al concerto. Maestra, dove è andata in vacanza? Nonno, quanti anni hai?
Professore, pensa che questo esercizio sia utile? Come vedete, in tutti questi esempi viene utilizzata la persona lei quando ci rivolgiamo al nostro interlocutore chiamandolo signore, signora, maestra, professore, spettatore. Ci rivolgiamo a persone che non conosciamo e in un contesto formale. Mentre in tutti gli esempi dove utilizziamo il tu ci stiamo rivolgendo a qualcuno che conosciamo molto bene, Carla la mia amica, oppure il nonno che è un parente e al quale il nipote dà del tu. Quando utilizziamo la forma di cortesia, se nella frase ci sono degli aggettivi o dei participi passati, vanno accordati a seconda del sesso della persona con cui stiamo parlando. Per esempio, signor Rossi, lei è molto alto. Signora Rossi, lei è molto alta. Signor Rossi, lei è già stato al museo? Signora Rossi, lei è già stata al museo? Inoltre esiste anche la forma di cortesia al plurale, cioè se incontriamo due persone insieme alle quali ci rivolgiamo con la forma di cortesia. Cosa succede? In questo caso di solito usiamo semplicemente il pronome voi perché si tratta di un plurale. Utilizziamo il pronome loro solo in situazioni veramente molto formali. Per esempio, se c'è un cameriere al ristorante e sta andando al tavolo a chiedere l'ordinazione, può dire: signori, cosa prendete? Poiché vuole dare del lei alle persone che sono sedute al tavolo perché non le conosce, ma sono più di una persona, perciò dà del voi. Direbbe: cosa prendono, signori? Rivolgendosi a loro solo in situazioni estremamente formali, un po' come se il cameriere andasse a prendere l'ordinazione al Presidente della Repubblica. Quando scriviamo i pronomi formali di cortesia, quindi lei, la, le, a seconda della situazione, quindi il pronome di terza persona singolare, viene sempre scritto con la lettera maiuscola. Ecco perché l'avete visto scritto con la maiuscola in tutti gli esempi. Bene, io spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia tornato utile. Fatemi qualsiasi domanda nei commenti qua sotto se avete bisogno di chiarimenti, altrimenti noi ci vediamo direttamente nel prossimo video. Ciao ciao!